Oggi voglio parlarvi di un ritorno al passato, un ennesimo tentativo folle di talvolta di poter viaggiare, eccetera, più leggeri, eliminando il peso di fotocamere, obiettivi, flash, casini vari. Non è la prima volta che ci provo. Questo sarà un viaggio indietro nel tempo, quindi si partirà dal fatto che ho fatto una follia, ancora non ce l'ho, ma prima o poi arriverà il mio Xiaomi, o Xiaomi si dovrebbe dire, 15 Ultra con il kit fotografico, e questa storia in realtà parte dal 2015, quando per la prima volta provai a sostituire la mia fotocamera, che allora a quel tempo era la D90 della Nikon, con un obiettivo, pare che era il 18-105 stabilizzato, eccetera. Comunque una reflex al tempo, ancora non si parlava di mirrorless, e volli provare a comprare un telefono che potesse, diciamo, sostituire la fotocamera in caso di viaggio, di necessità di diciamo di avere ingombri minimi, soprattutto pesi minimi. Diciamo che quel telefono era il Galaxy Note 4, quindi un telefono del fine 2014. Lo comprai inizio 2015, era il top di gamma. Ci feci delle foto in un viaggio in Polonia che sicuramente farò passare qui in sovraimpressione. Per essere un telefono di quei tempi, le foto poi non erano malaccio, anche se era poco grandangolare. Dovetti aggiungere delle lenti di queste che si attaccano a clip sopra per ottenere qualcosa di un po' più, diciamo, particolare, qualche macro, eccetera. Ma fondamentalmente era un telefono del cavolo, per non dire un'altra parola che non si può dire. Fu un'esperienza orribile, perché era un telefono che scaldava in maniera folle, che tu telefonavi, faceva una telefonata un po' più lunga e si spegneva eccetera. Le batterie dopo un po' iniziavano a ingrossarsi, erano ancora quei telefoni in cui si poteva cambiare le batterie. Parte duravano pochissimo, appunto diventavano pericolose, si ingrossavano, erano delle cose terribili e quasi mi vergognavo a usarlo, perché altri con telefonini da niente telefonavano quantomeno, e io spesso non riuscivo a fare chiamate più lunghe di un quarto d'ora, perché se no il telefono mi si resettava. E spero, diciamo, che oggi le cose cambino, che questo nuovo telefono mi permetta veramente di poter sostituire, non sempre naturalmente, e non pretendo che un telefono possa sostituire la mia full frame da 33 megapixel con diciamo una qualità veramente eccelsa sotto tanti aspetti, però in alcuni casi non faccia poi tutta questa grande differenza. Vedremo. Ancora, come vi dico, l'ho appena comprato, arriverà prima o poi, perché l'ho preso sul sito di Xiaomi, non su diciamo, normalmente io compro su Amazon, però Amazon mi dava consegna tipo l'8 maggio, siamo
a fine marzo, quindi l'ho preso là, oltretutto aveva molto più sconto, eccetera. Ma non è questo il punto è perché fino ad ora non sono riuscito a utilizzare il telefono come macchina fotografica. Allora, il motivo fondamentalmente è un motivo di comodità. Cioè, per me un telefono che non abbia un buon grip fotografico, intendo, non riesco a usarlo. Tenerlo in quella maniera, mi si muove, eccetera, non è comodo, diciamo. Mentre questo che ho preso viene con il kit fotografico che ha l'impugnatura, che dovrebbe addirittura un thumb grip su cui mettere diciamo il dito per tenerlo meglio, c'ha il bottoncino per fare le foto, e questo dovrebbe essere il primo motivo di miglioramento rispetto a quello che io ho ora, che è il Honor Magic 5 Pro, che è un telefono che ha un buona diciamo camera principale, non è male neanche la diciamo lo zoom, quella diciamo 4x, non mi ricordo quant'è, però ha tutta una serie di cose che professionalmente non sono degne. Cioè ha il RAW solo sulla camera principale e sulle altre no. Ha il log solo sulla camera principale e le altre no, e questo è un problema, diciamo, se quando fai video. C'è molta differenza di colorimetria tra le varie fotocamere. Insomma, ci sono delle cose che fanno sì che io possa dire di avere tutto quello di cui ho bisogno dal punto di vista della fotocamera principale, ma il resto è scomodo e non è qualitativamente buono quanto ho bisogno io, che non è cose eccezionali, non devo fare cose particolarmente impegnative, ma quel minimo lo voglio, e quindi vedremo che succede. Spero che il prossimo video sarà già un video sul unboxing del mio nuovo Xiaomi 15 Pro e Ultra, scusate, 15 Ultra, però sinceramente non lo so quando arriverà.